GTC 4 Lusso è tutt'altro che una vettura non coerente con la storia della Ferrari. Sin dalle origini ci sono esempi di vetture costruite proprio dal mitico Enzo a 4 posti, e anche questa GTC 4 Lusso riprende un po' quei concetti con 4 posti comodi veri, ci stanno 4 persone, con un motore super potente da 690 cavalli, una fruibilità quotidiana data dal fatto di avere 4 posti, la trazione integrale, quindi la potenza viene scaricata sia davanti che dietro, ma anche le 4 ruote sterzanti. Questo significa molto in termini di guidabilità, ma lo vedremo più tardi, significa anche molto in termini di sicurezza d'uso, perché potete usare questa macchina tutti i giorni con qualsiasi condizione di tempo. Non è un caso che siamo venuti qui a St. Moritz per vedere come si guida. Quasi 5 metri di lunghezza, 3 metri di passo, un motore da 690 cavalli V12, un V stretta, è un motore molto particolare perché è stato evoluto rispetto a quello della FF che aveva 660 cavalli, il valore di coppia massima è sempre a 5750, ma oggi è di 697 Nm, quindi qualcosina in più rispetto al passato. Questa a testimonianza del fatto che i tecnici Ferrari hanno lavorato sodo su questo motore, che deriva dall'esperienza di Formula 1 degli anni 90. Il V12 o V di 65 gradi era un motore firmato Claudio Lombardi. Ma quello che mi impressiona sempre delle Ferrari con il motore anteriore è la lunghezza del muso, è veramente lunghissimo. Il motore però sfrutta questa caratteristica perché è installato tra l'asse delle ruote anteriori e ovviamente il montante A, questo per centralizzare il più possibile le masse. 53% di peso dietro, 47 davanti, assicurano una guidabilità tipica di Ferrari, perché questo bilanciamento è tipico del brand di Maranello. Per quanto riguarda le forme, anche davanti abbiamo delle linee particolarmente affusolate, i fanali seguono il profilo delle linee studiate da Flavio Manzoni, con questa griglia che si rifà al passato con il logo di Maranello sia qui al centro appunto della calandra stessa, e poi qui nella parte alta con sfondo giallo. Per quanto riguarda la parte bassa troviamo una splitter, anche qui molto sofisticato nelle forme, serve per attivare l'aerodinamica di una vettura che, nonostante sia 4 posti, è stata particolarmente curata e permette alla GTC 4 Lusso di assicurare velocità massime davvero incredibili, ma anche una guidabilità notevole alle alte velocità. Notevole è anche l'impianto frenante con disco carboceramico da 397 mm, pinza a 6 pompanti, ovviamente firmata Brembo. Le ruote sono da 20 pollici, nella parte anteriore gommate 235/35, nella parte posteriore sempre da 20 pollici con 285/35, per cui anche una spalla un pochino più sottile. Pinza 4 pompanti, il disco ovviamente è più ridotto nella dimensione. Andiamo a vedere un po' anche come è fatta dietro, dove spicca un mega estrattore dell'aria. Questo è figlio ovviamente di tutto quello che è stato attivato nella zona frontale, doppio terminale di scarico nelle zone laterali, questo proprio a sottolineare l'idea di possanza della vettura, e a sottolineare l'idea di larghezza ci sono anche i gruppi ottici che sono disposti lateralmente. Sempre per lo sviluppo aerodinamico è stato pensato questo profilo alare, all'interno del quale l'aria si incanala passando sopra il tetto. Ma andiamo a vedere qual è la vera anima di questa vettura. Come ogni Ferrari che si rispetti, però, è il diavolo che pulsa qui sotto a fare la differenza da tutte le altre vetture del mondo. In questo caso abbiamo veramente l'essenza del brand di Maranello, perché il V12 era un motore amatissimo da Enzo Ferrari, e qui lo troviamo in una declinazione tra le più potenti, 690 cavalli, 697 Nm di coppia massima. Ovviamente esiste anche quello dell'812 Superfast che appunto ha più di 800 cavalli, ma in questo caso è un motore che è stato pensato per avere una grande sfruttabilità. L'80% della coppia è disponibile già a 1750 giri, e come valore di coppia massima è esattamente allo stesso regime della FF, ovvero 5750. I tecnici hanno lavorato sodo per rendere più sfruttabile, ancora più sfruttabile questo motore, tanto che oggi in settima marcia si viaggia a 50 km/h, 900 giri, senza alcuna vibrazione e senza alcuna rumorosità particolare. Davvero sfruttabilissimo, va da 900 giri fino a 8250, davvero con un crescendo pazzesco, ma questo lo vedremo poi nella parte guidata. Per quanto riguarda le prestazioni, fa da 0 a 100 in 3 secondi e 4 questa GTC 4 Lusso, passa da 0 a 200 in 10 secondi e mezzo, veramente pazzesco, e assicura 335 km/h di velocità massima. Molto sofisticato anche il sistema di trazione integrale, ma di questo ve ne parlerò dopo. Voglio andare a vedere come è fatta dentro. Me l'avevano detto che l'interno della GTC 4 Lusso era bellissimo, ma effettivamente una volta salito a bordo fa davvero impressione notare come i materiali siano di altissima qualità, ma anche lo stile sia davvero
molto bello e molto più democratico ad esempio rispetto a quello che troviamo sulla 488. Bello il sistema multimediale qui al centro, 12,3 pollici di schermo che viene riportato anche qui nella parte destra, proprio in virtù del fatto di essere più democratico. Abbiamo la possibilità di accedere ai media direttamente qui da questo schermo, alla navigazione e anche allo schermo performance che riporta nella parte destra il numero di giri del motore, la marcia o la velocità e anche l'angolo G che state raggiungendo. Per quanto riguarda invece la parte di guida, rimane un contagiri analogico. Avvio il motore giusto per andare a vedere anche come è fatto. Bellissimo ragazzi, veramente stupendo il suono di questo V12 all'avvio. Rimane il contagiri analogico, vi dicevo, con fondoscala 10.000 e zona rossa che inizia a 8.000 e dopo due display digitali ai lati, uno per il computer di bordo e l'altro che riporta alcune delle indicazioni del sistema multimediale, compresa la mappa. Tutti i comandi sono all'interno del volante, comprese le frecce, i fari, l'impostazione di guida e il tergicristallo. Questo perché? Perché non ci sono i davio luce sul piantone dello sterzo, ma ci sono solamente le palette del cambio. Questa è stata una scelta da parte dei tecnici Ferrari per avvicinarle al volante, per offrire una posizione di guida più sportiva non solo alla GTC 4 Lusso ma anche a tutte le altre vetture in listino Ferrari, proprio per dare un'impronta più sportiva alla guida. Il cambio non ha alcuna cloche, abbiamo la retro, il cambio automatico o il launch control che è selezionabile direttamente dalla placetta centrale che trova posto a fianco del tunnel all'interno del quale ci sono tanti vani utili per andare a riporre il vostro cellulare, un bicchiere, una bottiglia o appunto svuotare le tasche anche lontano da occhi indiscreti. Abbiamo un'ottima superficie vetrata, quasi 2 metri quadri di vetro super stratificato, e questo permette alla GTC 4 Lusso di dare quasi un'idea di cabriolet quando fuori c'è il sole. Super stratificato significa anche che è in grado di filtrare molto bene i raggi del sole, per cui avete appunto questa sensazione di cabrio d'estate, ma non c'è alcun problema per quanto riguarda il divario termico che ci può essere tra l'esterno e l'interno. Anzi, devo dire che a livello di climatizzazione questa GTC 4 Lusso è studiata davvero molto bene. Ma andiamo a vedere come si sta dietro. Ragazzi, lo vedete da soli, sono alto 1,90 m e sto davvero comodissimo all'interno di questa GTC 4 Lusso. Tanto spazio per le gambe, non tocco con la testa, tocco un po' giusto con la spalla, ma niente di fastidioso, ed un sedile dedicato a me che mi fa stare davvero comodissimo, è molto contenitivo, ma soprattutto è molto confortevole. Non c'è la possibilità di regolare la temperatura qui nella parte posteriore, ma ho diversi vani all'interno dei quali andare a svuotare le mie tasche o a riporre oggetti. Ci sono due porte USB, solo quella anteriore lavora con Apple CarPlay. C'è anche la possibilità di entrare in abitacolo attraverso il bagagliaio, ad esempio con uno snowboard o un paio di sci, questo per assicurare proprio una grande fruibilità da parte degli utenti di questa vettura. 450 litri di vano dietro, fino a 800 litri abbattendo gli schienali di spazio utile. È tantissimo considerando che siamo a bordo di una Ferrari, ma visto e considerato che siamo all'interno di una macchina di Maranello, non vedo l'ora di andare a guidarla su strada per vedere come va, perché mi hanno detto che va fortissimo. Ci sono tante cose belle al mondo, una di queste è sicuramente quella di guidare la GTC 4 Lusso Ferrari, naturalmente sul passo del Maloja. Peccato che è un pochino bagnato per terra, ma questo ci permette di scoprire le nuove doti dinamiche di questa nuova 4 posti della casa di Maranello. Mamma mia come spinge, una vettura che si guida davvero benissimo, è stata notevolmente rivoluzionata rispetto alla FF, che è vero era 4 posti e trazione integrale, quindi era 4x4, ma era in realtà un 4 tra virgolette moderato rispetto a questa GTC 4 Lusso, che invece ha anche le 4 ruote sterzanti controllate da un software che monitora tutta la dinamica del veicolo, una dinamica del veicolo che appunto è notevolmente evoluta. Guardate come si muove tra le curve, ma soprattutto con che sicurezza trasferisce quello che passa sotto le ruote al volante. Veramente ha una concretezza incredibile questa GTC 4 Lusso, e soprattutto ha una spinta di questo motore 12 cilindri di 6262 cc che ragazzi è impressionante. Guardate come si guida, è pulitissima, è stupendo guidare questa vettura tra le curve, uno sterzo estremamente comunicativo, una dinamica del telaio assolutamente pazzesca grazie appunto alle 4
4 ruote sterzanti che assicurano più stabilità alle alte velocità e più agilità quando si va a guidare appunto tra le curve, come in questo caso. Accorcia e allunga il passo sostanzialmente sulla base delle esigenze, ma quello che appunto cambia molto è l'integrazione tra tutte queste componenti, tra le sospensioni a controllo elettronico, tra la trazione integrale, tra questo motore che ha un'erogazione davvero pazzesca. Spinge forte, 690 cavalli a 110 cavalli litro, quindi 5 cavalli litro in più rispetto al precedente 6262 che equipaggiava la FF, o due motori ovviamente molto potenti, ma questo è migliorato moltissimo nella qualità di erogazione, visto e considerato che l'80% della coppia arriva già a 1750 giri, coppia massima a 5750 giri, per cui rimane comunque sempre molto alta la curva di coppia nonostante sia un motore aspirato, e di questo godo perché ha un sound meraviglioso, però è anche un motore appunto molto ben intonato, lo spirito di questa GTC 4 Lusso, che vuole essere sì un'auto in grado di andare da punto A a punto B nel massimo della comodità, ma vuole essere anche una vera Ferrari, ed è una vera Ferrari come avrebbe voluto Enzo, perché non dimentichiamoci che anche all'epoca di Enzo Ferrari si producevano tante vetture a 4 posti con prestazioni assolutamente degne del cavallino rampante. Questa, ragazzi, è veramente un puro sangue, una vettura che spinge forte a tutti i regimi, spinge fortissimo fino a 8250 giri, sembra davvero un motore da corsa, ed è bellissima la timbrica che questo motore ha, perché riesce ad unire anche in questo caso due mondi. Unisce il primo da 0 a 3000 giri, è un motore diciamo tra virgolette tranquillo, un motore che quando andate a prendere i vostri figli a scuola non si spaventano tutti i bambini intorno, ma nel momento in cui andate a darci dentro col gas, ragazzi, apriti cielo, ha un suono davvero spettacolare, una timbrica incredibile, e soprattutto anche da fuori è uno spettacolo sentire andare questa vettura. Ma avete visto come si guida questa GTC 4 Lusso tra le curve? È davvero impressionante, sembra di guidare una 488, dà lo stesso feeling di guida di una vettura super sportiva, però è un berlinone da 5 metri e 1790 kg di peso. Ovviamente il peso tra le curve si sente, ovviamente si sentono anche le maggiori dimensioni, ma quello che trasmette al volante è esattamente il feeling che ritrovate anche a bordo di una vettura sportiva. È qualcosa di molto speciale questa GTC 4 Lusso. Per ottenere questo risultato i tecnici Ferrari hanno lavorato ovviamente molto sul motore. Il V di 65 gradi, che inizialmente era un progetto di Lombardi, è stato ulteriormente evoluto per questo modello. Ora 690 cavalli a 697 Nm di coppia massima, 5750 giri, ovvero lo stesso regime del precedente motore FF, ma ci sono appunto più Nm. Questo grazie ad una cura che ha interessato le testate, ma anche tantissime altre componenti, e che ha reso molto più fruibile, ma soprattutto molto più potente questa unità. È stata molto evoluta anche l'elettronica, come vi dicevo. C'è una centralina di controllo che ora coordina tutti gli elementi che sono coordinabili, mettiamola così, che sono controllati elettronicamente. Non va più ognuno per conto proprio, ma sono tutti orchestrati da questa centralina, a partire dal sistema di trazione integrale, che è molto particolare. Solo Ferrari utilizza un sistema di questo genere. Sostanzialmente ci sono due cambi, uno collegato nella parte posteriore del motore e uno invece collegato nella zona anteriore. Sono orchestrati appunto elettronicamente, viaggiano in sincrono, e questo permette on demand di avere coppia anche sulle ruote anteriori, coppia che può essere spostata anche su una ruota singola fino al 90%. Ovviamente parlo dell'asse anteriore. Al posteriore ovviamente c'è il torque vectoring, c'è tutto quello che serve, in più ci sono anche le 4 ruote sterzanti, e questo permette a questa GTC 4 Lusso di essere molto agile appunto tra le curve, senza però dare quell'effetto che danno altre vetture di avere il retrotreno che continua a sterzare, cosa che ad esempio a me dà molto fastidio. In questo caso è un elemento che si integra alla vettura in modo molto naturale, la rende estremamente efficace, la rende estremamente piacevole da guidare. Anche le sospensioni vantano questo tipo di controllo da parte della centralina. Ad esempio nel momento in cui c'è molta aderenza, nel momento in cui c'è la possibilità di scaricare a terra, le sospensioni posteriori si ammorbidiscono, tutto il peso passa dietro e tutta la potenza viene scaricata a terra. Al contrario, se c'è poca aderenza, le sospensioni posteriori si rigidiscono, si ammorbidisce il davanti, e questo permette di avere più motricità, ad esempio sull'asse anteriore. Questo avviene tutto in millesimi di secondo, in frazioni di secondo. Tutta questa elettronica è stata evoluta in anni di lavoro, ed oggi sulla GTC 4 Lusso dimostra di essere davvero molto a punto. Elettronica che permette anche a questo motore, come esattamente in questo momento stiamo andando a 50 km/h in settima marcia a 950 giri. Pensate, un motore di 6002 che gira a 950 giri senza farsi sentire, senza vibrare,
guidare senza essere fastidioso nella sua presenza all'interno di questo telaio. Una vettura molto completa anche da un punto di vista di comfort. Non c'è solamente una timbrica del motore che praticamente non si sente da 0 a 3000, ma c'è anche un abitacolo che non è più solamente a misura di pilota, come ad esempio può essere quello della 488, ma è a misura di entrambi i passeggeri. Il display si vede molto bene sia da destra che da sinistra, ha moltissime funzioni, ha anche Apple CarPlay ovviamente, ma nel momento in cui ad esempio state navigando verso la vostra destinazione, il vostro passeggero può interagire con la vettura attraverso il suo display dedicato. Se invece state tirando, siete in pista o ci state dando dentro in una bella strada di montagna, chi sta con voi può essere partecipe della vostra guida, può guardare che marcia state utilizzando, può guardare a che velocità state viaggiando, può anche vedere ovviamente il regime di rotazione di questo eccezionale motore V12. Qualcosa di veramente unico, qualcosa di veramente particolare questa vettura, perché sa unire la estrema guidabilità, l'estrema sportività tipica di una Ferrari con il comfort di bordo che invece è tipico di vetture tedesche di alto rango, e si ritrova tutto all'interno di questo prodotto che è assolutamente mitico, assolutamente unico, assolutamente vicino a quelle che erano anche i sogni di Enzo Ferrari, perché ricordiamoci che anche già la 330 GTC, ma anche altri modelli a 4 porte erano firmati da Enzo Ferrari nel passato, quindi una tipologia di vettura molto amata anche dal Drake. Una vettura incredibile, va fortissimo, molto confortevole, si distingue da tutte le altre al mondo, ma anche il prezzo direi che non è assolutamente alla portata di tutti, 270.060 euro. Del resto i sogni costano cari, ma se vi volete distinguere, volete avere un oggetto davvero incredibile, questo probabilmente fa al caso vostro. Con questo direi che è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su Automoto.it. Ciao!